Eccoci qua, ne abbiamo di cose da... Scusate, non sono neanche in forma stasera. Ne abbiamo di cose da dire, anche poco piacevoli, assolutamente. Ma partiamo da quelle più gradite. Di gradito c'è uno Scamacca che è un attaccante che a me è sempre piaciuto Scamacca e l'abbiamo detto più volte. Vediamo un pochettino se riuscirà ad avere quella continuità. E nel momento in cui ce l'ha, ragazzi, abbiamo visto che è un attaccante. Mamma mia, in questo momento fa benissimo Palladino a non levarlo mai dal campo. Se c'è una cosa che mi è piaciuta anche stasera, è che parte con De Ketelare, Scamacca, Lukman e finisce con tutte e tre dentro, più Samardzic, più Pasalic. Non è un pavido, è un discorso che abbiamo affrontato in passato, è un discorso che possiamo verificare in passato quando c'era un altro alla guida e lo possiamo verificare adesso, cosa significa comunque in qualche modo cercare sempre la vittoria, che è quello che ormai era diventato lo status dell'Atalanta, non si deve rinegoziare il tutto. E ne parliamo di questa vittoria dell'Atalanta che nel secondo tempo è anche un po' più da fanno, perché voi o non voi, quando poi vai a giocare partite come quella contro il Chelsea, per forza di cose devi perdere nell'attenzione nei 90 minuti. È fisiologico, è mentale, c'è un po' di tutto. E oltre a questo, ragazzi, poi avvolgeremo anche il nastro sulle partite di oggi. Voglio parlare di entrambe, soffermandomi anche e soprattutto sugli aspetti arbitrali. Sapete che a me non piace, però lo dobbiamo affrontare. È una cosa, va affrontato. Dobbiamo farci anche un po' sentire, mi sento di dire. Forse dobbiamo anche alzare la voce. Io non ce la faccio fisicamente stasera ad alzarla, ma fatelo voi per me in toni appropriati, non è che è un modo metaforico, non è che uscite di casa e iniziate a sbraitare, no, che sia chiaro. Comunque, prima di partire, come al solito, vi invito a lasciare il pollicione per soddisfare l'amico algoritmo. Vi piace, no? Ho messo centrale, mi sembra che mi sentiate bene, mi fa piacere, feedback sempre positivi sull'audio, ottimo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. La giornata di Serie A è appena iniziata, o meglio, appena no, perché è iniziata già da ieri sera in realtà con Lecce Pisa. Però trovate tutti i vari profili in descrizione. Vi aspetto ovviamente con i contenuti di domani. Sì, partendo appunto e continuando sull'Atalanta, l'aveva preparata sta gara, capendo un po' le difficoltà che poteva avere, non le difficoltà tecniche, ma il fatto appunto dell'approcciare poi una gara che non ha lo stesso significato della partita di Champions. Voi o non voi, no, lì c'è un'altra classifica, c'è un altro palcoscenico, torni in Serie A dove in questo momento la classifica non ti sorride e sai che dovrai far punti per provare in qualche modo a scalare, ma non è semplice. Quindi già l'aveva preparata bene. Io ho capito che Palladino che sta a fare qua? Che succede? Perché non va? Che succede? Ah, forse no, è collegato. Boh, vabbè. Palladino ne sa una più del diavolo, lo vedi anche dal punto di vista comunicativo. Già contro il Chelsea, già diceva: no, ma no, non è che si prendeva e si un po' come si dice, tutto tronfio dei complimenti. Assolutamente no. Già il focus era sulla partita di questa sera perché sapeva benissimo che vuoi o non vuoi c'è un. No? Uh, Inevitabilmente puoi perdere qualcosa. Invece, comunque, l'approccio è stato ottimo. L'Atalanta nel primo tempo, l'unica pecca, se vogliamo, è che doveva chiudere la partita per l'occasione e per la mole appunto di gioco che è impartito sull'avversario. È tornato l'Atalanta che crea tanto. Cioè, il primo tempo abbiamo visto un Atalanta che crea, poi magari non riesce nei 90 minuti. Il secondo tempo è stato un po' più sotto ritmo. Però ribadisco, ragazzi, non è semplice per nessuna squadra. Figuriamoci adesso per un Atalanta che comunque ha cambiato allenatore, sta giocando ogni 3 giorni, veniva da una partita importante. Contro un Cagliari che comunque sono squadre rognose, per cui benissimo l'approccio, benissimo, ripeto, nei tre davanti, benissimo su tutti, come ho detto prima, Scamacca.
mi piace in questo momento Scamacca, attaccante vero, poi è vero anche un po' fortunato in questo momento sul tiro che l'hanno fatto vedere, ha presa prima di destro, se l'ha calciato sul sinistro, però si libera sempre dell'avversario, sempre ti lavora il pallone, si libera dall'avversario, è potente fisicamente, riempie l'aria. Giocatore, ragazzi, che completa l'attacco. Adesso perderanno Lookman per il discorso della Coppa d'Africa, però veramente quei tre complementari, e non li leva mai dal campo. Vedremo. Oh, ma che succede stasera? Che succede? Scusatemi, ragazzi. Boh, non lo so. Spero che almeno mi faccia finire di registrare. E questo è comunque 3 punti che alla fine ribadisco. Tu uno dice sì, ma li doveva fare per forza perché in questo momento se no davvero che fine fa l'Atalanta? Sì, li doveva fare per forza, ma non erano scontati, senza ombra di dubbio. Andiamo a ritroso con la partita dell'Atalanta e poi sì, della Lazio Parma Lazio, e poi mi ci collego col Toro di prima. Parma-Lazio, fatemi dire innanzitutto grande Lazio, al netto poi di polemica, al netto di tutto quello che volete, squadra sempre ben messa in campo, ribadisco, sempre sottovalutatissimo Sarri, una squadra che già aveva iniziato la stagione non col miglior auspicio, no? Oh, stasera ragazzi è un casino, è un casotto, vediamo. Scusate, non ho capito che caspita succede, perdonatemi. Proviamo ad andare. Per favore, la chiudete la porta che sento casino da qua. Gentilmente. Grazie. Scusate, forse stando vicino vi grido. Mamma mia, che mal di testa, mal di denti. Stasera è un casino. Ribadisco, non era semplice, sempre per il solito discorso mentale, tenere una squadra che già parte demotivata, e soprattutto lo stesso allenatore poteva esserlo, in quanto no, essendo uno di quelli che poi ha bisogno anche di intervenire sul mercato per avere i suoi uomini, parlo caratteristicamente parlando, in campo, no? Incidere, e non poteva farlo, eppure ha lavorato con quello che aveva, ragazzi. E non lo so che sta succedendo stasera. Mo' mi incazzo come una bestia. Mo' mi arrabbio come una bestia. Mannaggia la miseria. Ma perché fa così? Perché? Boh, perdonate, ragazzi, perdonatemi stasera. Eppure ribadisco molto 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 bene, perché poi la Lazio gioca bene, messa bene in campo. Ho visto un'azione dove Cataldi bravissimo nell'apertura a Zaccagni e la mette in mezzo e va al tiro Basic, ma Lazio esce bene col pallone tra i piedi. Cataldi è un giocatore, secondo me, posso dirlo, ma pure lui abbastanza se ne parla poco, eppure fa bene il suo mestiere per quanto mi riguarda. E oggi poi anche, come ha detto il telecronista, eroica, lo stesso Brock, eroica perché in effetti quando già con l'inferiorità numerica fai fatica e alla lunga non ce la fai. Due avversari sotto, due uomini sotto, doppia espulsione, due uomini sotto, vinci la partita. Con Noslin che è entrato benissimo, sempre su una palla verticale di Cataldi, ma bravissimo lui ad aggredire, ad attaccarla, a crederci, a rubarla all'avversario e a segnare, bravissimo Noslin, è entrato bene. Segno che pure, vedi, quelli che entrano poi vogliono incidere. Quindi grande prova della Lazio, meno bene, sottolineo anche Provedelle, ecco, quelle poche volte che viene chiamata in causa comunque penso che in effetti l'occasione più importante forse ce l'ha proprio nel finale il Parma col tiro da fuori, non mi ricordo di chi, ma bella manona di Provedel, bel tuffo, però ha subito poco, anche ripeto, con 2-1 sotto, ha subito poco, niente la Lazio, perché è messa bene in campo, la Lazio è sempre messa bene. E adesso andiamo alle dolenti note, gli episodi arbitrali, e qui mi collego anche alla partita oggi dopo del Torino.
è vergognoso. Ho fatto anche un reel su Instagram, su TikTok, se volete andare a vederlo, lo trovate là. Ma c'è poco da dire. Noi abbiamo la peggior classe arbitrale di sempre. Non parlo rispetto al campionato inglese, francese, polacco o norvegese. No, rispetto alle passate stagioni, alle passate alla qualità dei nostri arbitri rispetto al passato, questa è la peggiore di tutti. Non ho dubbi, ma non ho dubbi in merito. Sono scarsi, ragazzi, sono veramente scarsi. È brutto doverlo dire, è brutto davvero, ma bisogna prenderne atto. Sono veramente scarsi, sono mediocri, non sono all'altezza. Altrimenti uno deve pensare davvero che è tutto pilotata. Io non voglio pensare a una roba delle, non la voglio pensare. Non me lo fate pensare una roba delle. Per favore, non mi fate arrivare a questo. No, perché il giorno in cui devo pensare a questo, meglio che chiudiamo tutto e non parliamo di calcio, perché non avrebbe senso. Per me sono scarsi. Scarsi, ragazzi. Partendo appunto da Parma Lazio, quella di Zaccagni, ormai loro dicono no, vai leggermente alto, di conseguenza è espulsione, no? Tu vai in scivolata leggermente alto col piede, non è che importa che tu non vai dritto ma vai diagonale, la prendi con l'esterno, no, per loro non conta niente, non conta che tu prendi il parastinco e quindi tu strisci, non è che vai diretto con la gamba tesa, no, non conta niente, per loro conta il fatto che è leggermente alta, però quello che per me è giallo, loro danno rosso, non è l'episodio più grave. Ci può anche stare, vi arrivo a dire. Ci può anche stare. Ma poi vedi cose fuori dal mondo. Non buttano fuori, per esempio, Cancellieri l'hanno fatto vedere a DAZN, che è molto, ma molto più grave come intervento. È veramente teso sul piede di non mi ricordo di chi. Andatelo a vedere, che poi l'hanno fatto vedere nel post partita. E che lì non lo espelle e non viene richiamato neanche dal VAR l'arbitro, semplicemente perché sono dei pavidi, perché dicono ma forse abbiamo sbagliato prima, allora non lo richiamiamo dopo. Ma poi succede che Basic fa un fallo di reazione, che per me, ragazzi, per carità, un fallo di condotta violenta, quello che vi pare, ma non è che lo ammazza, ma non è che gli dà una gomitata, tu dici una stecca secca, ma uno spintone, ragazzi. Ma poi da un'espulsione del genere pure. Boh. Non lo so. Io vedo delle cose, delle continue contraddizioni. E si blocca di nuovo. E vabbè. E poi l'apoteosi l'hanno raggiunta anche in Torino Cremonese. Non me ne vogliono i tifosi del Toro perché, ripeto, questo non c'entra niente la fede. Non c'entra niente. No, assolutamente. Però, ragazzi, quella roba, anche oggi, dico, io capisco, io sono il primo che dico i falli di mano non si capisce niente. Ma l'unica certezza che abbiamo è che quando il braccio è così, non è così, ma è così, è fallo, lo so persino io, ecco, e so benissimo che non c'entra niente la volontarietà, perché chi è che vuole andare volontariamente a prendere il fallo, la palla con le mani? E sono riusciti a non dare rigore, che ci può stare, magari l'arbitro non l'ha vista, ma anche a non essere richiamato dal VAR. Cioè siamo passati dalla scorsa giornata dove ti richiamavano anche se un giocatore faceva un peto in campo, se un giocatore faceva un peto, ma sento puzza, sai che c'è, vai a vedere chi ha fatto il peto. Subito la settimana dopo non richiamare anche per cose assolutamente sbagliate. C'è un errore che va a cambiare e non ti richiama. Cioè, il tutto è il contrario di tutto. Stiamo vedendo veramente tutto il contrario di tutto. Sta cosa mo la spacco, mo spacco tutto. E questo è. Quindi io oggi sono veramente rammaricato. Non voglio dire spaventato, perché dire spaventato sottintende che allora tu veramente credi che possa esserci un disegno. No, non voglio assolutamente credere a una roba del genere. Ma certamente sono scarsi. Ma proprio certamente sono scarsi. E purtroppo dispiace. Poi, attenzione, il Toro
credo che abbia fatto anche di più della Cremonese. È stata una partita per lo più equilibrata. Il Toro mi è anche piaciuto per alcune giocate. Penso a un'apertura di Aslani, se non sbaglio, è Adams che poi la incrocia. Adams che poteva chiuderla, la partita non l'ha chiusa. C'è da dire che la Cremonese aveva avuto un'occasione abbastanza clamorosa con come si chiama? L'ero anche segnato perché proprio certi nomi non mi entrano. Muombagna, se non mi sbaglio. Eh, Però ribadisco, purtroppo ci sono delle cose. Cioè, eh, va a finire che poi bisogna dar ragione a quelli che dicono che il VAR è più una rovina che un aiuto. Perché se davvero il VAR poi non viene utilizzato neanche negli episodi proprio certi, cioè dove non è soggettivo, tu dici c'è un 80% di soggettività, un 20% di oggettività. Allora lì posso capire, si va a creare l'equivoco, il 50 e 50, ma qui che stiamo parlando di un 100%, neanche 99, tu dici 90, no, di un 100, sul 100% il VAR deve aiutare, perché se poi non interviene sul 100% le polemiche raddoppiano. Perché dici c'è anche il VAR. Come fate, essendoci anche il VAR, a non vedere una roba del genere? Questo è il discorso. Vabbè, adesso chiudo perché sennò veramente finisce male. E sono andato anche lungo, tra l'altro 16 minuti. Va bene, ragazzi, grazie di tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate la casa, se volete iscrivervi al canale. Scusate, ragazzi, il video è proprio fatto con i piedi. E mi perdonerete. Mi perdonerete, spero.